Oggi vediamo tutta la falsità di Jaden contro Yugi. Le regole sono sempre le stesse, se la carta esiste da noi nel TCG e nell'anime fa un'altra cosa, quella è una barata. Se la carta non è mai stata pubblicata, allora è una carta sceneggiatura e possiamo farcela andare bene. Questo dovrebbe essere il passaggio di consegne definitivo, eh? Tutto bellissimo finché qualcuno non apre il regolamento. E il bello è che fanno anche vedere che mischiano i deck, che fanno tutti quelli puliti. Cioè, raga, una cosa assurda già dall'inizio! Cioè, tu mi stai prendendo per il culo, mi fai anche vedere candidamente che loro fanno così tanto quelli puliti. Allora, combattiamo, vediamo quello che succede. Jaden apre con polimerizzazione, usa materiali direttamente dalla mano, fa uomo alato della fiamma e poi va a posizionare una carta coperta. Fin qui tutto legale. Godetevelo come si gode l'ultimo minuto di aria condizionata prima di un blackout. La mano di Yugi è bella potente, eh? Evoca l'elfo mistico in posizione di difesa. Cosa? Ma brutto! Ecco, vedete, cioè automatico, ragazzi. Non si possono evocare i cazzo di mostri scoperti in difesa. Andate ad un torneo, andate a qualsiasi, anche nelle fumetterie, provate ad evocare normalmente un mostro in difesa coperto. Vedete quello che fanno? Ragazzi, challenge, ditemi, scriveteci su Instagram quello che succede. Però, raga, fatevi vedere Elfo Mistico quanto bellissima sia come carta. Allora, dimensione magica va a sacrificare Elfo Mistico. Va ad evocare il grandioso mago nero e distrugge uomo alato della fiamma. Peraltro sta animazione che lo mette nel sarcofago, che lo va a distruggere, sempre straordinario. Questo, sorprendentemente, corrisponde al testo pubblicato. Controllava un incantatore, ha scelto come bersaglio un mostro che controllava, offerta come tributo, evocazione speciale sempre di un incantatore, e poi ha distrutto un mostro sul terreno. Per chi non mi crede, Elfo Mistico è proprio un incantatore. Vi interesserà sapere peraltro che dell'Elfo Mistico sono usciti anche altri supporti, carte che peraltro vanno in combinazione con il drago bianco, veramente bellissimo l'universo dell'Elfo Mistico, ragazzi. Torniamo all'anime, Yugi sta attaccando Jaden, che però a questo punto utilizza la carta annulla attacco. La famosa carta che avrebbe dovuto utilizzare Yugi nel famoso duello contro Atem, anche quello lo abbiamo analizzato, veramente straordinario, vi ringrazio per tutto il successo che ha fatto quel video. Ok, l'attacco va a vuoto, la battle phase viene annullata, carta contro trappola, anche questo completamente legale. Jaden evoca Bubbleman, anche lui ovviamente in posizione di difesa, e scoperto. Però aspettate, il capolavoro arriva subito adesso. Jaden utilizza l'effetto di Bubbleman di pescare, ragazzi! Che cosa ha fatto? E ha anche messo delle carte coperte! Ma che cazzo fai? Non si può fare! Bubbleman, eroe elementale, porco Bubbleman, dice che non devi controllare nessun'altra carta e non devi avere nessuna carta nella tua mano per attivare e risolvere questo effetto, tralasciando il campo di Jaden quando ha evocato il mostro. Nella mano lui aveva già 2 carte, ragazzi. E questa è grave come infrazione, porca puttana, perché tu vai a generare un vantaggio carte. Sostanzialmente hai utilizzato Anfora dell'avidità quando non dovevi utilizzarla. E questo non è cuore delle carte, ragazzi. Questo al paese mio si chiama prelievo al bancomat senza saldo. Yugi evoca Guardiano Celtico riaddestrato. Utilizza 1000 coltelli con il mago nero in campo e va a distruggere direttamente l'amico Fritz Bubbleman. Giocata assolutamente corretta. Quindi Yugi va a sferrare un bell'attacco con il mago nero, ma l'anime salva il culo a Jaden con la carta Un eroe riemerge. La carta fa scegliere a Yugi una carta casuale dalla mano di Jaden. Jaden ha in mano solamente una carta, che guarda caso contiene l'unico mostro utile per quella situazione. Quindi viene evocato Neos eroe elementale sul terreno e questo, cioè il cambio del numero dei mostri, provoca il replay. Per chi non lo sa, il replay si verifica a Yu-Gi-Oh! Quando durante la battaglia cambia il numero dei mostri sul terreno. In quel caso il giocatore che sta attaccando può decidere se rinunciare all'attacco. Yugi rinuncia ad attaccare. Fatevi dire però che la tensione è costruita bene. E finora il padrone del terreno è proprio Yugi. Sempre sto prescritto del cavolo. Cioè, ci fosse stato un cazzo di duello tra tutti quelli che abbiamo analizzato dove lui va in sconfitta netta. Jaden va ad evocare truppa della carta, che gli fa mandare le prime 3 carte dalla cima del deck al cimitero. Le carte sono, guarda caso, Necrogardna, Shade e Pistola Spark, e lei si fa potenziare.
Questa è una giocata regolare, anche se la possibilità di centrare esattamente le 2 carte cimitero perfette che ti servono sarebbe una cosa da permessi amministratore. Posso dire anche che per come lo dice Jayden nel doppiaggio sembra un po' strano? Io spedisco dal deck al cimitero 3 carte. Il problema però è che truppa della carta dice puoi selezionare un numero tra 1 e 3, poi mandi quel numero di carte dalla cima del deck al cimitero. Quindi diciamo che qui è stato un po' lasco. È stato fortunato che Yugi non fosse uno shark, perché altrimenti già chiamava il judge, non gli faceva neanche finire la frase e c'era il primo warning. Vabbè, lasciamo perdere. Poi va ad attivare forza Neos e quindi Neos si potenzia. Jayden prova ad attaccare con Neos. Ovviamente quel figlio di buona donna di Yugi ne ha sempre una nel cilindro magico e quindi attiva forza riflessa. Te pareva? Nell'altro duello cerimoniale che abbiamo visto la attivava Atem, se non vado errato. È bella questa simmetria. Quindi tutto distrutto sul campo di Jayden, se non altro truppa della carta gli fa pescare una carta. Assolutamente tutto corretto, perché la carta è stata distrutta e mandata al cimitero, non importava come, e quindi ha pescato una carta. Possono sembrare cose da poco, sta cosa pesca una carta, manda 3 carte al cimitero, però ragazzi, tutte queste sono mosse che nel lungo termine della partita per effetto farfalla, cazzo se contano. Magari io al turno 2 ho pescato una carta straordinaria che poi è stata la carta chiave per vincere il match al turno 18. Sono cose che succedono molto più di quanto pensate e soprattutto nei retroformati. Jayden attiva morte e rinascita. Vuole distruggere Dark Magician, rianimare Neos e costringerlo ad attaccare. Yugi utilizza la carta cambio. Può cambiare sostanzialmente il bersaglio di una magia o trappola verso un altro bersaglio. Preso l'effetto della carta anime per coerente, lo spostamento è buono e si può fare, perché il bersaglio era esattamente un mostro che si controllava. Quindi viene distrutto il guardiano celtico riaddestrato. E ragazzi, Neos e Dark Magician che si combattono e si autodistruggono, signori! Scena epica, è la vecchia generazione contro quella nuova. Il problema è che ora Jayden è rimasto senza mostri sul terreno. Yugi evoca Alpha. C'è un attacco diretto ai life points di Jayden, che ovviamente utilizza Necrogardna dal cimitero. Necrogardna si bandisce e nega l'attacco. Molto legale. Peraltro Necrogardna Sentinella Necro è una delle carte più forti del retroformato Edison. Guardate Ultimate quanto è bella. O anche Secret per esempio. Tanta roba ragazzi. Adesso Jayden evoca Sparkman, il quale distrugge Alpha ed infligge 200 a Yugi. Ovviamente il culo di Yugi non si perde d'animo e pesca chiaramente Gaia, il cavaliere del vento oscuro. Se è l'unica carta della mano si può evocare normalmente senza offrire tributi. Anche questa era stata una carta che aveva favorito Atem durante il duello cerimoniale. È incredibile come adesso la situazione sia speculare. Coincidenze? Io non credo. Quindi il mostro viene evocato normalmente. Parte al galoppo, distrugge Sparkman ed infligge ben 700 punti vita. Regà, io non so se state tenendo il conto, ma siamo a 3 turni puliti, Allora, Necroshade dal cimitero consente di evocare normalmente un eroe elementale di livello 5 o superiore senza tributo. Ti pare che non aveva in mano una delle carte firma più belle della storia? Va ad essere evocato Blade Edge ed è regolare. Poi entra Impact Flip, una magia equipaggiamento mai pubblicata, che manda al cimitero la prima carta del deck avversario e più tardi fa pescare entrambi. Blade Edge a questo punto fa fuori Gaia. E sono altri punti per Yugi. Vogliamo parlare anche della figaggine di Blade Edge? Su ragazzi, non scherziamo, Yugi se ne esce, eccolo qua! Sentite come entra? Alzatevi un secondo dalla vostra sedia e sentite come entra proprio alla velocità di Gaia. Signori, carta di santità. Tutti e due pescano fino ad avere 6 cazzo di carte nella mano. Ma carta di santità non fa assolutamente questo. Carta di santità fa bandire tutte le carte che si controllano nella mano e devono essere minimo una da ognuno e si pesca fino a quando si hanno 2 carte nella mano. E già con questo effetto pesantemente nerfato è una carta devastante al momento giusto. Per come la utilizzano loro, mannaggia a loro! È troppo potente! E che cazzo fa quest'altro?
Evoca pure il cazzo di Watapon sul terreno ancora, per l'ennesima volta, lo stesso pattern. Aveva fatto già questa sporcata all'interno del duello cerimoniale. Watapon dice che se questa carta viene aggiunta dal deck alla mano dall'effetto di una carta, si può evocare specialmente questa carta. Non vi sto prendendo in giro, Aggiunta, parola aggiunta. Vi ho già detto nel duello cerimoniale che normalmente aggiungi e pesca sono due parole diverse nel codice di Yu-Gi-Oh! Voglio dire, ci sono carte come la stessa carta di santità che dice dichiaratamente pesca. Mentre per esempio ci sono carte come rinforzi dell'esercito che dicono aggiungi. Nei commenti alcuni di voi facevano notare giustamente che a volte aggiungi e pesca sono considerati sinonimi. Ma mi chiedo io allora, perché non utilizzare sempre lo stesso verbo? Quelli un po' più addentro al gioco hanno detto: guarda Anto, c'è la carta Droll e Lock Uccello Serratura che va proprio a specificare questa cosa. Cioè, pescare carte è anche considerato come aggiungere carte alla mano. E qui ci posso stare, anche se i miei dubbi non se ne sono per niente andati. Intanto, perché dirmi also anche? Dovresti semplicemente dirmi pescare carte è considerato aggiungere carte alla mano. E poi, sempre per la cronaca, perché in tutte le edizioni di Droll e Lock Serratura successive non c'è scritto? Perché se Konami credesse veramente in quella parentesi dovrebbe scrivermela a ogni ristampa di Droll, non che me la scrive a una ristampa e alle altre 50.000 no. Yugi va a sacrificare Watapon per far entrare la ragazza maga nera, che va a potenziarsi per ogni incantatore nel cimitero. Yugi ha ovviamente il mago nero e quindi la ragazza maga nera va a 2300. Quindi Watapon è stata anche una giocata chiave per far entrare un mostro asso di Yugi. La ragazza maga nera va ad attaccare Blade Edge e Jaden dice: ma com'è possibile che la ragazza maga nera che ha 2000 più 300, 2300 vada a distruggere l'amico Blade Edge che ha 2600? La risposta è presto detta. Yugi aveva mandato al cimitero Arcidemone di Gilfer, che va a depotenziare Blade Edge. Tutto questo grazie alla carta stessa di Jaden che aveva consentito a Yugi di mandare la carta al cimitero. Quindi la carta sceneggiatura Impact Flip fa pescare a entrambi una carta. Si mettono 3 carte coperte. Raga, io comunque non ci credo a quante somiglianze ci siano col duello cerimoniale. Jaden utilizza Gilda dell'eroe. Manda la prima carta di entrambi i deck al cimitero se è un guerriero finisce in mano. Carta mai pubblicata, la diamo per buona. Jaden pesca e c'entra la grandiosa talpa neospaziale, che però è roccia. Allora va ad utilizzare cambio di codice, altra carta mai pubblicata. Questa praticamente va a sostituire nel testo di Gilda dell'eroe la parola guerriero con roccia. Cioè è devastante, cioè una carta che ti dà il potere di cambiare il testo legale di un'altra carta. Cioè siamo al modding del regolamento in diretta. Attenzione però perché Yugi risponde con Ranel mistico. Allora, Ref Panel si attiva solo quando viene attivata una magia che bersaglia un giocatore. L'effetto di quella carta magia viene applicato all'altro giocatore. Carta effettivamente molto buona anche competitivamente quando si attivavano effetti che facevano recuperare al giocatore 5-10 mila punti vita. Quindi lui la va ad attivare su... Che cosa? Ma che te sei bevuto il cervello? Cioè, cambio di codice va a bersagliare una carta sul terreno, non un giocatore. Non potrebbe neanche attivarsi. E anche se potesse, non negherebbe cambio di codice. E soprattutto non conserverebbe il suo effetto. Non potrebbe far nulla. Qui te la trattano come una chiavetta USB. Lasciamo stare che forse è meglio. Viene mandato tutto al cimitero. Ah, almeno un po' di sfiga ce l'ha pure lui, va. Perché la carta che pesca non è assolutamente un guerriero, ma una divinità. Jaden non si arrende e utilizza duello interdimensionale. Obbliga i giocatori a scegliere 3 mostri dal deck, confrontarli e mandare i più deboli al cimitero, subendo 500 per ciascuno. Allora, Yugi la va a toccare piano. Sceglie Combattente delle Lame, Glorioso Soldato Nero e Valkyrion. Jaden sceglie 3 mostri piccoli apposta. Jaden sceglie 3 mostri piccoli apposta. La battaglia avviene, gli eroi elementali vengono praticamente distrutti, anche se qui sicuramente tutto è sotteso per una strategia. Vi ricordo che l'eroe elementale ha carte come Fusione Miracolo che vanno a bandire dal cimitero per effettuare delle fusioni. E infatti cosa va a fare Jaden? Oh, ma l'ho scritto io sto episodio.
Miracolo bandisce fusione sia all'uomo alato della fiamma e Sparkman dal cimitero per andare a creare il mitico uomo alato della fiamma lucente. I materiali sono coerenti e il mostro si va a potenziare con gli eroi elementali al cimitero. Cominciamo a vedere qui anche come inizia per la prima volta a complicarsi Yu-Gi-Oh! Con mosse dal cimitero, mosse dal deck che mandano al cimitero per poi bandire per... Ve l'ho già detto che si stava meglio quando si stava peggio, ragazzi. Adesso Jaden utilizza Contatto Miracolo, rimette Neos, Grandiosa Talpa e Scarabeo Neospaziale nel deck. Questo gli consente di andare ad evocare Magma Neos. Utilizza poi la carta Neospazio che aggiunge 500 e impedisce a Magma Neos di rientrare nell'extra deck durante l'end phase. Corretto. Peraltro, ma quanto facevano paura sti eroi elementali che si potenziavano così? Magma Neos va ad attaccare con la sfera Genkidama. Ma eccolo, il mitico cilindro magico! Allora, Jaden dovrebbe prendere 6300 e perdere istantaneamente la partita. Però attenzione, carta magia rapida, inversione contatto. Rimette Magma Neos nel deck e siccome tutti e tre i suoi materiali sono nel deck vengono rievocati sul terreno. Cilindro magico non ha più un bersaglio sul terreno, quindi la trappola non può negare l'attacco e soprattutto infliggere il danno. Ragazzi, questa fuga, oltre ad essere incredibilmente legale, è anche fottutamente intelligente. Jaden attacca con uomo alato della fiamma, però compare il nostro amico Atem. Ecco, speriamo che tutte quelle barate da bambino di 2 anni vadano a finire, perché negli ultimi 2 video la controparte Yugi è quella che ne è uscita peggio. Allora, Atem utilizza il rinnovamento oscuro. Allora, il rinnovamento gli fa sacrificare 2 mostri, uno dal suo terreno e uno da quello avversario, per evocare dal cimitero un mostro incantatore. Sì, incantatore dovrebbe essere, perché... Aspetta, forse ricordo male. Aspetta, no, che cosa sta succedendo? No, non farlo, non fare quello che stai pensando, non farlo! Ti prego risparmiaci, ti prego risparmiaci, ti prego, io già lo so come finisce. Ecco fatta la frittata, ragazzi, ecco fatta la cazzo di frittata, ti pareva? No, ma questo non è normale, ragazzi, no, ma questi non sono normali. Il bello era che stava andando anche bene questo duello, cioè io ero pronto a dire, cazzo ragazzi, ma è stato... anche più pulito come duello rispetto alla volta scorsa. E invece no, si sono dovuti perdere con le solite cazzate. Allora, primo problema. Rinnovamento oscuro si attiva solo quando l'avversario evoca normalmente o specialmente uno o più mostri. Manda entrambi i mostri al cimitero. Uno deve essere incantatore e devi controllarlo. E poi si evoca specialmente un mostro oscurità incantatore dal tuo cazzo di deck o cimitero. Quindi questo è un primo grandissimo problema. Slifer non è un incantatore, è una fottuta divinità bestia. Poi non è nemmeno oscurità, da quanto sembra. Altro piccolissimo problema, la grandiosa talpa neospaziale era stata evocata da inversione contatto prima dell'attacco dell'uomo alato. Quindi la finestra quando viene evocato già è passata. Terzo problema. Il cambio di codice sigillato non esiste nel testo di Ref Panel Mistico. Quarto problema, anche se per magia si cambiasse la parola incantatore in divinità bestia, no, perché c'è sempre il problema dell'attributo. Slifer arriva dal cimitero con 5000 perché Atem ha 5 carte, quindi il conteggio è corretto. Ricordiamo che è stata un'evocazione speciale, quindi durante la end phase dovrebbe tornare al cimitero. Il problema è che l'anime chiude prima di mostrarci quell'end phase. Tecnicamente, continuando l'attacco, Neos sarebbe stato distrutto, ma c'è anche un'altra cosa. C'era il replay, quindi Jaden poteva evitare di attaccare e durante la sua end phase il dragalato di Ra sarebbe stato mandato al cimitero. Dovremmo aggiungere una scena che la serie non ha mai mostrato. Il duello è volutamente irrisolto. Se volessimo dare un verdetto, chi è che ha duellato meglio e chi è che ha barato di più? Allora, qui non credo che ci siano santi. Di per sé il duello è davvero uno scontro tecnico e piacevole. Si vede che si sono impegnati di più rispetto al duello cerimoniale. Peccato per quella cavolo di carta di santità, il maledetto Ref Panel Mistico e soprattutto il rinnovamento oscuro. Quindi il baratore professionista che gioca a Luzzichella, non ci sono scuse, è sempre lui, il cavolo di Atem. Abbiamo fatto proprio bene ad assegnargli il posto in classifica nella nostra classifica dei baroni professionisti.
Se non l'hai visto, vattelo a vedere subito quel video perché è veramente incredibile. Ti lascio a schermo anche il duello in cui proprio Yugi dà il meglio di sé, e cioè il duello cerimoniale. Non guardare questi due video perché ti cascheranno le braccia.